Benvenuti nel nostro canale, amici. Ragazzi, oggi ci troviamo in una delle città più belle del mondo. Una città che pulsa di storia, arte e cultura. Una città che ha ispirato poeti, artisti e sognatori per secoli. Stiamo parlando di Firenze, il cuore pulsante della Toscana. E oggi vi porteremo con noi in un viaggio indimenticabile, alla scoperta delle sue meraviglie. Preparatevi a rimanere a bocca aperta, perché Firenze è un'esplosione di bellezza in ogni angolo. Nei prossimi minuti vi mostreremo le 10 cose assolutamente da non perdere a Firenze, dai monumenti più iconici ai tesori nascosti, dai panorami mozzafiato alle esperienze culinarie più autentiche. La nostra prima tappa non poteva che essere il Duomo di Firenze, simbolo indiscusso della città, riconosciuto in tutto il mondo. Guardate questa cupola magnifica, ragazzi, un'opera d'arte che sembra toccare il cielo. Progettata dal genio di Brunelleschi, la cupola del Duomo è stata per secoli la più grande del mondo, un'impresa architettonica senza precedenti. Ma il Duomo non è solo la sua cupola. Entrate con noi e lasciatevi incantare dalla maestosità degli interni, dagli affreschi mozzafiato, dalla ricchezza dei dettagli. Salite sulla cima del campanile di Giotto e godetevi una vista panoramica su Firenze che vi toglierà il fiato. Da qui potrete ammirare la città in tutto il suo splendore. I tetti rossi, le torri medievali, il fiume Arno che scorre lento. E chissà, magari in lontananza riuscirete a scorgere anche Palazzo Vecchio, la nostra prossima tappa. Prima di lasciarci, un consiglio da amico: non limitatevi ad ammirare il Duomo solo dall'esterno. Entrate, immergetevi nella sua atmosfera sacra e lasciatevi trasportare indietro nel tempo. E adesso, preparatevi a immergervi nella storia dell'arte italiana, perché stiamo per entrare nella Galleria degli Uffizi, uno dei musei più famosi e visitati al mondo. Qui dentro, ragazzi, sono custoditi capolavori assoluti, opere che hanno segnato la storia dell'arte. Parliamo di Botticelli, con la sua Nascita di Venere, un'icona di bellezza e sensualità senza tempo. Parliamo di Leonardo da Vinci, con L'Annunciazione, un dipinto che vi lascerà senza parole per la sua perfezione tecnica e la sua delicatezza. Ma la Galleria degli Uffizi non è solo Botticelli e Leonardo. Qui potrete ammirare opere di Michelangelo, Raffaello, Caravaggio, Tiziano e molti altri maestri del Rinascimento italiano. Un vero e proprio viaggio nella storia dell'arte che vi lascerà senza fiato. Un consiglio da amico: la Galleria degli Uffizi è molto grande e le opere d'arte sono tantissime. Se volete godervi al meglio la visita, vi consiglio di prenotare i biglietti online e di prendervi almeno mezza giornata di tempo. E adesso attraversiamo insieme Ponte Vecchio, uno dei simboli più romantici di Firenze. Questo ponte, ragazzi, è unico al mondo, è l'unico ponte di Firenze ad essere stato risparmiato dalle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale e ancora oggi conserva il suo fascino antico, con le sue botteghe che si affacciano sull'Arno. Camminate lentamente sul ponte. Ammirate le botteghe artigiane che si affacciano sui lati, fermatevi a guardare l'Arno che scorre sotto di voi. E non dimenticate di fare una foto con il panorama mozzafiato di Firenze alle vostre spalle. Sapete che Ponte Vecchio nasconde un segreto? Al di sopra delle botteghe si snoda il corridoio vasariano, un passaggio segreto fatto costruire da Cosimo I de' Medici per collegare Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti. Oggi il corridoio vasariano è aperto al pubblico solo su prenotazione, ma immaginate l'emozione di percorrere quel passaggio segreto, proprio come facevano i Medici secoli fa. E adesso preparatevi a entrare in un mondo di lusso e magnificenza, perché stiamo per visitare Palazzo Pitti, uno dei più grandi monumenti architettonici di Firenze. Un tempo residenza della famiglia Medici, Palazzo Pitti oggi ospita ben 5 musei, tra cui la Galleria d'Arte Moderna, il Museo del Costume e della Moda e il Museo delle Porcellane. Entrate nella Galleria Palatina e lasciatevi incantare dalla bellezza degli appartamenti reali, arredati con mobili d'epoca, arazzi preziosi
e opere d'arte di inestimabile valore. E non perdetevi il Giardino di Boboli, uno dei primi e più importanti esempi di giardino all'italiana, un'oasi di pace e bellezza nel cuore di Firenze. Alle spalle di Palazzo Pitti si estende un vero e proprio gioiello verde, il Giardino di Boboli. Un'oasi di pace e tranquillità, un luogo perfetto per sfuggire al caos della città e immergersi nella natura. Passeggiate tra viali alberati, fontane scenografiche e statue antiche, respirate l'aria fresca e godetevi il silenzio. Il Giardino di Boboli è un luogo magico che vi conquisterà con la sua bellezza senza tempo. Salite fino alla Caffè House, un piccolo caffè situato sulla cima di una collinetta, da cui potrete godere di una vista mozzafiato sul giardino e sulla città. E non perdetevi la Grotta del Buontalenti, un capolavoro di architettura manierista, decorata con stalattiti e stalagmiti artificiali che vi lascerà a bocca aperta. La nostra prossima tappa ci porta nella Basilica di Santa Croce, un luogo intriso di storia e spiritualità. Qui, ragazzi, sono sepolti alcuni dei più grandi geni italiani di tutti i tempi. Pensate a Michelangelo, il genio del Rinascimento, autore di capolavori come il David e la Cappella Sistina. E poi Galileo Galilei, il padre della scienza moderna, che con le sue scoperte ha rivoluzionato il nostro modo di vedere il mondo. E ancora, il poeta Ugo Foscolo, il compositore Gioachino Rossini, lo scrittore Alessandro Manzoni, un vero e proprio pantheon di gloria italiana. Entrate nella Basilica e lasciatevi conquistare dalla bellezza degli affreschi di Giotto, dalla maestosità dell'architettura gotica, dalla sacralità del luogo. E adesso torniamo nel cuore pulsante di Firenze, in Piazza della Signoria, il centro politico e sociale della città fin dal Medioevo. Qui si respira la storia. Ragazzi, guardate Palazzo Vecchio, con la sua torre imponente, simbolo del potere politico di Firenze. Ammirate la copia del David di Michelangelo, che domina la piazza con la sua bellezza senza tempo. E poi la Loggia dei Lanzi, un vero e proprio museo a cielo aperto, dove potrete ammirare sculture di Donatello, Cellini e Giambologna. Sedetevi ai tavolini di uno dei tanti caffè che si affacciano sulla piazza, ordinate un caffè o un gelato e godetevi lo spettacolo della vita fiorentina che scorre davanti a voi. E adesso, ragazzi, preparatevi a un'esperienza sensoriale unica, perché stiamo per entrare nel cuore pulsante della cucina fiorentina, il Mercato Centrale. Qui troverete tutto il meglio della gastronomia toscana, dalla fiorentina alla brace al pesce fresco, dai formaggi stagionati ai salumi profumati, dalla pasta fatta in casa ai dolci tradizionali come i cantucci e il castagnaccio. Lasciatevi tentare dai profumi invitanti, assaggiate i prodotti tipici, chiacchierate con i produttori locali e lasciatevi conquistare dalla loro passione per la buona cucina. Un consiglio da amico: venite al Mercato Centrale a stomaco vuoto, perché qui c'è davvero l'imbarazzo della scelta. E per concludere in bellezza il nostro tour di Firenze, non poteva mancare una tappa a Piazzale Michelangelo, il punto panoramico più famoso della città. Da qui, ragazzi, la vista è semplicemente mozzafiato. Firenze si estende ai vostri piedi in tutto il suo splendore, con i suoi tetti rossi, le torri medievali, il fiume Arno che la attraversa come un nastro d'argento. Venite qui al tramonto, quando la luce calda del sole tinge di rosa i monumenti della città, creando un'atmosfera magica e indimenticabile. E se volete portare a casa un ricordo speciale, non dimenticate di acquistare un souvenir da uno degli artisti di strada che espongono le loro opere in piazza. E per chi vuole approfondire la storia del Duomo di Firenze, c'è un ultimo tesoro nascosto che vi consiglio di visitare: il Museo dell'Opera del Duomo. Qui, ragazzi, potrete ammirare da vicino le opere d'arte originali che un tempo decoravano il Duomo, come la Porta del Paradiso di Ghiberti, un capolavoro di scultura rinascimentale.
Potrete scoprire i segreti della costruzione della cupola di Brunelleschi, ammirando i modelli lignei originali e gli strumenti utilizzati dall'architetto. E potrete salire sulla cima della cupola, godendo di una vista mozzafiato sulla città da una prospettiva unica. Ragazzi, il nostro viaggio a Firenze finisce qui. Spero che questo tour virtuale vi sia piaciuto e che vi abbia fatto venire voglia di visitare questa città meravigliosa di persona. Firenze è un'esperienza unica, un viaggio nel tempo, un'esplosione di arte, cultura e bellezza. E se deciderete di venire a Firenze, sono sicuro che vi innamorerete di questa città, proprio come è successo a me. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Alla prossima avventura, ragazzi!